Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumet Asian Food. Oggi torniamo in Giappone e prepariamo un piatto incredibile, sicuramente il piatto più buono che ho mangiato nel mio ultimo viaggio in Giappone. Sto parlando dell'Hakata Tonkotsu Ramen, ovvero un particolare ramen dove il brodo è ottenuto dalla lunga bollitura delle ossa, che lo rende praticamente cremoso. Da sapere che in Giappone esistono tantissime varietà di ramen, una praticamente per ogni prefettura, però derivano tutte dalle 5 principali, ovvero lo shio ramen, dove il brodo è condito con lo shio, quindi il sale, lo shoyu ramen, dove il brodo è condito con la salsa di soia, lo shoyu, il miso ramen, che è tipico di Sapporo, quindi la parte più a nord del Giappone, dove il brodo è condito con la pasta di fagioli di soia fermentati, il miso. Poi abbiamo il tonkotsu ramen, che è la specialità di Fukuoka, di Hakata esattamente, quindi nel sud del Giappone, nell'isola di Kyushu, che si ottiene facendo bollire per moltissime ore a fuoco vivo le ossa di maiale che grazie al collagene legheranno l'acqua del brodo e lo renderanno praticamente cremoso. Esiste anche una quinta variante principale di brodo che si chiama tori paitan e che si ottiene come il tonkotsu, ma invece che con le ossa di maiale, con le carcasse di pollo. E adesso che abbiamo una leggera infarinatura dei ramen in generale, possiamo dedicarci alla ricetta, che vi assicuro è semplice, ma molto lunga, anche perché questa versione comprende tutto fatto in casa. Faremo il brodo tonkotsu, che richiede moltissime ore di cottura, faremo il chashu, quindi l'arrosto di maiale, che anche quello richiede parecchio tempo di preparazione, prepareremo i noodles fatti in casa con il kansui, vedremo come si fa il kansui, per renderle giallastre e piuttosto elastiche. Avremo infine tutte le guarnizioni da preparare, insomma abbiamo un sacco di lavoro da fare, ma non prendete paura, faremo le cose insieme, ci divertiremo un sacco e soprattutto faremo un ramen incredibile, strepitoso, vedrete. Adesso andiamo a vedere tutti gli ingredienti che compongono la ricetta, che sono tantissimi, e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il brodo tonkotsu avremo bisogno di 1,5 kg di ossa di maiale, 2 piedini di maiale, 70 g di zenzero e i bulbi di un mazzetto di cipollotti. Per il chashu, ovvero l'arrosto di maiale, avremo bisogno di un pezzo di pancetta cruda di circa 1,2 kg, pepe nero macinato quanto basta, un cucchiaio di olio di semi, 3 cipollotti, 70 g di zenzero, 240 ml di sake, 240 ml di salsa di soia, 150 g di zucchero di canna e 480 ml d'acqua. Per il dashi, ovvero il brodo di base, avremo bisogno di 300 ml d'acqua, 3 funghi shiitake secchi, 5 pezzi di alga kombu, 20 g di katsubushi. Per il tare, ovvero il condimento per il ramen, avremo bisogno di 150 ml di dashi, 80 ml di salsa di soia, 80 ml di mirin, 40 ml di sake, 20 ml di salsa di pesce, 10 ml di aceto di riso, 30 g di sale fino, 30 g di aglio a fette, 30 g di semi di sesamo tostati e 20 g di salsa d'ostriche. Per le guarnizioni avremo bisogno di 80 g di menma, ovvero il bambù marinato, 4 fogli di alga nori, gli steli di un mazzetto di cipollotti, 20 g di funghi neri secchi e 4 uova grosse. Per il caramello al peperoncino avremo bisogno di 2 cucchiai di zucchero semolato e un cucchiaio di peperoncino piccante. Per il kansui, ovvero l'agente alcalino, avremo bisogno di 100 g di bicarbonato di sodio, così ne facciamo un po' di scorta. Per i noodles avremo bisogno di 350 g di farina 00, 170 ml d'acqua, 3,5 g di kansui e 3,5 g di sale. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la nostra ricetta, che divideremo in 6 fasi. La preparazione del chashu, la preparazione del brodo tonkotsu, la preparazione del tare, la preparazione di tutte le guarnizioni, la preparazione dei noodles e infine l'impiattamento. Cominciamo a preparare il chashu eliminando con un coltello molto affilato la cotenna. Continuiamo a far scorrere la lama affilata per tutta la lunghezza della carne. Una volta staccata la cotenna, riserviamola per altre preparazioni. Con l'utilizzo di un batticarne appiattiamo bene la pancetta e cospargiamola con abbondante pepe nero macinato. Schiacciamolo con la mano in modo da farlo aderire.
Arrotoliamo la carne su se stessa stringendo molto bene, in modo da ottenere un rotolo. Con l'utilizzo di uno spago da cucina, leghiamo la carne praticando un nodo molto stretto. Eliminiamo con la forbice lo spago in eccesso e ripetiamo l'operazione per tutta la lunghezza del rotolo. Una volta ben legata, la nostra pancetta è pronta per la cottura. Scaldiamo una padella antiaderente e aggiungiamo un filo di olio. Mettiamo la nostra pancetta e schiacciamola un poco in modo che aderisca alla padella. Continuiamo a girare il rotolo in modo che colori uniformemente su tutta la sua superficie. Una volta fatto, rosoliamo bene anche i bordi. Finita anche questa operazione, trasferiamo l'arrosto in una cocotte piuttosto capiente. Aggiungiamo quindi la salsa di soia, l'acqua, il sakè, lo zucchero di canna, il cipollotto e lo zenzero tagliato a pezzi. Alziamo la fiamma e portiamo a bollore. Una volta che la marinata comincia a fremire, abbassiamo la fiamma al minimo, copriamo con un coperchio e cuciniamo il nostro arrosto per 4 ore, girandolo ogni ora. Una volta passato questo tempo, il nostro chashu sarà cotto. Trasferiamolo delicatamente in un piatto. Con l'aiuto di un colino, filtriamo la marinata e lasciamo raffreddare il tutto. Una volta l'arrosto intiepidito, mettiamolo all'interno di un sacchetto ermetico. Aggiungiamo un po' di marinata fredda, conservando il resto. Facciamo uscire più aria possibile dal sacchetto, quindi chiudiamo. Non ci resta che lasciar riposare il chashu in frigo per tutta la notte. Prepariamo il nostro brodo tonkotsu. Aggiungiamo in una pentola molto capiente le ossa di maiale, i piedini di maiale, lo zenzero e i bulbi di cipollotto. Aggiungiamo quindi 4 litri di acqua fredda in modo da coprire il tutto. Portiamo a bollore a fuoco medio, schiumando il più possibile per eliminare le impurità. Fatto questo, mettere la fiamma medio-alta e lasciar bollire per circa 2 ore. Passato questo tempo, il nostro brodo si sarà molto ridotto, concentrando il sapore. Prepariamo una larga bacinella con sopra un colino, scoliamo bene il tutto e separiamo ossa da liquido. Otterremo in questo modo circa 400-500 ml di brodo. Rimettiamo le ossa bollite nella pentola e aggiungiamo 4 litri di acqua fredda. Mettiamo il fuoco medio-alto e lasciamo cuocere per circa 2 ore e mezzo. Passato questo tempo, scoliamo le ossa e separiamole dal liquido. Otterremo altri 400-500 ml di brodo. Rimettiamo per la seconda volta le ossa bollite nella pentola e aggiungiamo 4 litri di acqua fredda. Mettiamo la fiamma medio-alta e facciamo cuocere per circa 2 ore e mezzo. Scoliamo per l'ultima volta le ossa, eliminiamole e recuperiamo il liquido. Otterremo i nostri ultimi 400-500 ml di brodo. Con l'aiuto di un colino filtriamo lentamente il brodo in modo da recuperare tutto il liquido. In questo modo dovremo aver ottenuto circa 1,5 litri di brodo tonkotsu. Prepariamo il dashi. Mettiamo 300 ml d'acqua in una pentola. Aggiungiamo i funghi shiitake, l'alga kombu e il katsuobushi. Scaldiamo la pentola a fuoco medio e portiamo a ebollizione. Quando il liquido comincia a bollire, togliamolo dal fuoco e lasciamolo in infusione per qualche minuto. Quando l'infusione ha raggiunto la temperatura ambiente, passiamola con l'aiuto di un colino e schiacciamo bene per recuperare tutto il liquido. Fatto questo, il nostro dashi è pronto. Facciamo scaldare 150 ml di dashi in una pentola. Aggiungiamo il mirin, il sale fino, la salsa di soia, il sakè, l'aceto di riso, la salsa di pesce, l'aglio a fette e i semi di sesamo tostato. Quando il liquido comincia a bollire, aggiungiamo la salsa d'ostriche, togliamo dal fuoco e lasciamo raffreddare. Passiamo ora la nostra salsa nel contenitore del mixer e frulliamo bene il tutto per qualche minuto. Fatto questo, il tare, ovvero il condimento per il nostro ramen, è pronto ad essere utilizzato. Prepariamo ora le ajitama, le uova marinate per il nostro ramen. Mettiamo delicatamente le uova in acqua bollente e cuciniamole per 6 minuti e mezzo crono.
Passato questo tempo togliamole dall'acqua e immergiamole velocemente in una bacinella di acqua fredda ghiacciata. Una volta fredde togliamo il guscio molto delicatamente, in modo da tenerle intere. Fatto questo, immergiamole nel liquido di marinatura del chashu che avremo tenuto da parte e lasciato raffreddare fino al momento del servizio. Facciamo bollire una pentola d'acqua e aggiungiamo i funghi neri tagliati. Dopo 2 minuti di cottura, togliamo la pentola dal fuoco e lasciamo che si gonfino bene. Una volta i funghi ben idratati, scoliamoli e riserviamoli a temperatura ambiente fino al momento del servizio. Facciamo fondere lo zucchero in un pentolino, aggiungendo un goccio di acqua. Quando il caramello comincia a imbiondire, aggiungiamo il peperoncino e mescoliamo bene. Mettiamo sul fuoco e cuciniamo per qualche minuto, finché la preparazione non cambierà colore e diventerà rosso acceso. A questo punto il caramello al peperoncino è pronto ad essere utilizzato, riserviamolo a parte. Dopo aver tagliato i fogli di alganori in 4 quadrati, passiamo quest'ultimi in una griglia o in una placca molto calda, in modo da tostarli bene. Una volta ben croccanti, sono pronti ad essere utilizzati. Tagliamo gli steli del cipollotto molto finemente. Una volta fatto, riserviamo a parte. Prepariamo il kansui, questo agente alcalino che servirà per rendere più elastici i nostri noodles. Mettiamo il bicarbonato di sodio in una placca e cuciniamo in forno a 120 gradi per un'ora. Passato questo tempo, il calore avrà trasformato il pH del bicarbonato rendendolo più acido e facendolo diventare carbonato di sodio. Questo ingrediente estrarrà il glutine dalla farina rendendo l'impasto più elastico. Facciamo raffreddare il nostro kansui con un cucchiaino e non toccandolo con le mani, perché essendo piuttosto acido potrebbe creare delle irritazioni. Una volta raffreddato mettiamolo in un vasetto di vetro e la nostra scorta di kansui è pronta. Aggiungiamo nell'acqua calda il sale fino e 3,5 grammi di kansui, ovvero l'1% del peso della farina che utilizzeremo. Mescoliamo con una frusta in modo da sciogliere i 2 ingredienti. Aggiungiamo ora la farina in una bacinella, creiamo un buco in mezzo con le dita e mescolando con un cucchiaio aggiungiamo la nostra soluzione. Sempre con un cucchiaio mescoliamo bene finché non cominciano a formarsi dei grumi. Utilizzando dei guanti di lattice mescoliamo bene l'impasto e una volta legato trasferiamolo sul piano di lavoro. Lavoriamolo energicamente per 2-3 minuti e una volta ben compatto mettiamolo all'interno di un sacchetto ermetico. Con l'utilizzo di un mattarello schiacciamolo bene ripetutamente per circa 10 minuti. Una volta il nostro impasto divenuto ben omogeneo, chiudiamo il sacchetto ermetico e lasciamo riposare per 40 minuti. Passato questo tempo, cominciamo a lavorare il nostro impasto, utilizzando la classica macchinetta per la pasta. Abbassiamolo varie volte fino ad uno spessore di circa 2 mm. Prepariamo i nostri noodles formando delle porzioni di circa 100 grammi. Fatto questo, i noodles sono pronti ad essere cucinati. Per prima cosa, con l'utilizzo di una forbice, togliamo lo spago dall'arrosto. Con un coltello affilato, tagliamo delle fette di circa 1-2 cm di spessore. Scaldiamo una padella antiaderente e aggiungiamo le nostre fettine di chashu. Rosoliamole per qualche secondo da ogni lato e infine riserviamole al caldo. Portiamo a ebollizione una pentola di acqua calda e aggiungiamo i nostri noodles. Cuciniamoli un minuto mescolandoli di tanto in tanto. Passato questo tempo scoliamoli e prepariamoci per l'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento che oggi faremo nella tazza più bella che abbiamo. Cominciamo ad aggiungere 50 ml di tare, 300 ml di brodo tonkotsu, i nostri noodles, che ovviamente disporremmo in modo uniforme, 3 belle fettine di chashu, il nostro agitama tagliato in 2 e cotto alla perfezione, un po' di funghi neri, una manciata di cipollotto, un po' di menma, la punta di un cucchiaino di caramello piccante e per finire i nostri fogli di alganori tostata. Dopo una lunghissima preparazione, il nostro Hakata Tonkotsu Ramen è pronto ad essere degustato.
Ed ecco fatto, finita anche questa ricetta lunghissima, il tonkotsu ramen, che diventa quasi una maratona. È talmente lunga che difficilmente riuscirete a preparare tutti i vari componenti della ricetta in un solo giorno. Quindi io vi consiglio di dividerla in vari giorni, 2 o 3. Quindi per esempio il primo giorno potete fare il brodo e magari il tare, il secondo il chashu, quindi l'arrosto, per poterlo farlo riposare in frigo e il giorno dopo avercelo perfetto per il taglio, e l'ultimo giorno preparare i noodles, che non richiedono tantissima preparazione, e le varie guarnizioni. Quindi anche se disponete di poco tempo, organizzandosi un pochino, anche il tonkotsu ramen, questa lunghissima ricetta, non è una chimera e si può realizzare. Inoltre, seguendo bene il procedimento che vi ho descritto nel video e avendo un po' di tempo, anzi tanto tempo, non avrete nessuna difficoltà e il risultato sarà veramente fenomenale. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food. Se non siete ancora iscritti, penso che questo sia il momento veramente di iscriversi, quindi iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana sono sempre qua per voi con una nuova ricetta. Matane!